Allora, più di un amico, mi ha chiesto di parlare della situazione palestinese, e io mi sento onestamente incapace di fare un'analisi geopolitica o comunque veramente geopolitica. Quello però, su cui mi sto interrogando da un paio di giorni è questo grande interesse, anche piuttosto strano, mediatico, delle ultime ore nei confronti di questo conflitto israelo-palestinese. Voi mi direte, c'è stato un atto terroristico da parte di Hamas, è del tutto normale, beh, più o meno. Il problema è che dalla fondazione dello Stato di Israele del 1948 ai giorni nostri, bombardamenti e attentati hanno purtroppo costituito la regola e non l'eccezione. Appunto per questo un attentato non è un qualcosa di eccezionale, purtroppo, ripeto, purtroppo. Poi ovviamente l'atto di Hamas è un atto che merita di essere condannato, questo è ovvio, ma è purtroppo in linea con tutta la storia recente di quel contesto. Poi io spero anche di sbagliarmi, ma la mia paura è che questo focus intorno alla situazione palestinese sia più un tentativo di distogliere l'attenzione dalla situazione ucraina, che come sappiamo gli stati occidentali stanno man mano abbandonando. Questo molto probabilmente perché le politiche adottate, per quanto giuste o sbagliate, perché qua si fa ovviamente un discorso pragmatico che va al di là del bene e del male, potrebbe dire qualcuno, e queste politiche si sono dimostrate del tutto fallimentari, nel senso che a livello pratico la situazione dell'Ucraina attualmente è molto peggiore di quella di un anno fa. E quindi si fa questo giochino che sinceramente è anche un po' fastidioso, per cui un giorno bisogna vestirsi della bandiera ucraina, l'altro quella di Israele, l'altro ancora chi lo sa, come se il problema, nel caso specifico di Israele e nella Palestina più in generale, fosse soltanto recente, quindi nato adesso, e non una situazione incancrenita fin dalla nascita, quindi con delle radici molto profonde a livello storico anche prima, se vogliamo, della nascita dello Stato poi di Israele. E qual è il problema principale di questo modus agendi, da parte ovviamente dei media? È che non fa altro che radicalizzare le persone. Infatti adesso, come potete notare, avete sicuramente notato, in giro ci sono due tipologie di tifosi. Ci sono i tifosi di Israele e i tifosi della Palestina. E il dialogo politico tra le parti è pressoché inesistente. E quindi manca qualsiasi tipologia di analisi funzionale all'azione concreta. Con questo cosa voglio dire? Che se non si cerca di comprendere profondamente il problema, come possiamo pensare di agire in modo concreto e funzionale alla risoluzione di una situazione? E qua non è che voglio fare il teorico, il filosofo, qualcuno potrebbe dire, ma anzi è una questione totalmente pratica. Proviamo a fare un esempio con la medicina. Se io ho un problema alla mano destra, a questa mano, e l'equipe medica durante la fase di diagnosi si urla contro, dicendo il mio maestro diceva che i problemi alla mano destra partono tutti dal gomito, l'altro risponde no, non è vero, il problema al braccio, mi ha insegnato la mia maestra, significa che c'è un problema alla testa, e risponde l'altro sempre urlando no, il problema non è alla testa, è al gomito perché il mio maestro diceva così, eccetera eccetera. Il tutto senza mai analizzare approfonditamente la mia mano, ma solo quindi per prese di posizione partigiane, diventa difficile. Da una diagnosi simile si può mai pensare che si produrrà un intervento che andrà a migliorare il mio problema alla mano? Eh, io dico che è molto improbabile che questo avvenga, non impossibile, ovvio, però considerate che dopo quasi 2 anni di guerra in Ucraina c'è ancora chi si limita a ripetere c'è un aggredito e un aggressore. Che poi più che un aggredito e un aggressore possiamo dire che ci sono persone preoccupate e persone che preoccupano, ma tanto. Perché se uno studente, no, mettiamo caso, di storia contemporanea, dicesse una cosa simile in sede d'esame rispetto, non lo so, all'invasione del 39 di Hitler ai danni della Polonia, penso che al professore esploderebbe il cervello. O meglio, mettiamo caso, buongiorno, mi parli dell'invasione delle truppe naziste del 39. E lo studente risponde, grazie alla domanda, professore, c'è un aggressore e un aggredito.
Il professore cosa dovrebbe fare? Mettere 30 e lode? No, penso che gli esploderebbe il cervello, o comunque chiederebbe di analizzare, no, in maniera più approfondita. Comunque, a parte gli scherzi, proprio per concludere, credo che qualsiasi argomento trattato in questo modo non darà mai l'opportunità di trovare una soluzione, ma questo mi pare anche scontato. Infatti proprio io non riesco a capire cui bono a chi trae beneficio da questa situazione, perché manca la diplomazia tra le parti e manca la capacità di investigare un problema e quindi di arrivare un minimo alla radice. Poi magari arrivare alla radice di un problema è quasi impossibile, però quantomeno cercare di avere una spinta verso un qualcosa del genere. Se l'unica analisi è c'è un aggredito e un aggressore, diventa davvero difficile strutturare un piano d'azione che si dimostri una soluzione, che quindi non sia soltanto un qualcosa di parziale o peggio di distruttivo. Tra l'altro, piccola chicca, l'argomento sull'aggressione e l'aggredito, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, si dimostrava a favore del blocco occidentale. Per quanto riguarda invece il conflitto israelo-palestinese, si pone a sfavore del blocco occidentale. Questo proprio a dimostrare che sia folle impostare le proprie politiche internazionali su di un argomento così ondivago, quindi è sostanzialmente una follia, dai. C'è però quello che non so se sia un effetto voluto, questo è un qualcosa di positivo direi, perché non so se, ripeto, se è un effetto voluto o un effetto collaterale della cosa, ma questo spostamento di interesse mediatico dall'Ucraina alla Palestina ha prodotto molto più approfondimento sulla questione dell'Israele in generale. Come dicevo, ho visto molti articoli e video strutturati anche molto bene, e forse anche perché è più facile poi demonizzare la Russia, perché c'è un solo uomo al potere e quindi si può dare in pasto alle persone un simbolo di malvagità. Mentre la situazione di Hamas e del terrorismo in Medio Oriente è molto più frammentata, manca di simboli, quindi a livello mediatico è molto meno impattante e anche quindi repellente nei confronti delle persone. Infatti credo che forse sia proprio questo che ha permesso a molte persone di non nutrire un pregiudizio a priori rispetto all'ennesimo dittatore ed essere più aperte all'approfondimento. In ogni caso, io direi che si può dire basta a queste bandiere, perché insomma si gestiscono queste situazioni come se fosse una partita di calcio tra due squadre. Io onestamente, davvero in maniera onesta, io ho paura che la situazione in Israele e in Palestina finirà come quella ucraina, ovvero tra un po', che può essere un intervallo di tempo variabile dalla settimana all'anno, l'attenzione dei mass media si sposterà su di una nuova situazione, lasciando poi un nulla di fatto in Palestina, come sta accadendo poi in Ucraina, perché insomma in Ucraina c'è stata addirittura una situazione peggiore di quella di partenza. Spero non avvenga la stessa cosa con la Palestina. Prima quindi di questo cambio a livello mediatico, spero che si arrivi quantomeno a livello internazionale ad avere qualche risposta più concreta. Io non so sinceramente cosa pensare, fatemi sapere sinceramente se avete delle idee più strutturate al riguardo. Niente, vi auguro una buona giornata.